Che meraviglia ragazzi essere qui ancora con voi e benvenuti a questo nuovo episodio di K-News. Ogni settimana le notizie più belle, più interessanti, più al quadrato. Ecco, sono proprio quelle notizie lì, quelle più al quadrato. Sono quelle notizie di cui magari già sapete qualcosa, ma come ve le diciamo noi non ve le dice nessuno. Quando uno se la tira da solo è veramente arrivato alla frutta. Ma questa è un'altra storia. Allora io direi di iniziare subito con le notizie più interessanti dell'ultima settimana. Mark dei GOT7 ha compiuto una singolare impresa su YouTube. L'idol è riuscito a raggiungere la fatidica quota del 1 milione di iscritti senza pubblicare nemmeno un video. L'hanno seguito tutti così, sulla fiducia. E qual è il modo migliore per festeggiare il traguardo? Pubblicare come primo video un filmato in cui esulta per il proprio curioso primato. 1 minuto e 9 secondi di urla di gioia visto a sua volta da milioni di persone, quindi praticamente un cane che si morde la coda. Sorge spontanea una domanda: c'è qualcosa che gli idol non possano riuscire a fare in rete grazie al sostegno dei propri fan? Facciamo a gara tra chi propone le sfide più bizzarre da lanciare ai nostri beniamini. Scrivete quindi nei commenti quali idee avete. I.Am dei Monsta X sta preparando un singolo da solista. La notizia è stata rilasciata dalla Starship, che ha aggiunto che l'obiettivo sarebbe quello di far uscire il brano entro fine febbraio. I fan, che avevano già accolto con amore ed entusiasmo il suo mixtape Fly With Me, non vedono l'ora di scoprire quali nuove sorprese avrà in serbo il rapper. In serbo? Dobbiamo imparare un'altra lingua? Già facciamo fatica con il coreano. Simon, grazie. Fan delle Blackpink, ci siamo. Ancora 2 giorni e poi potremo ascoltare in anteprima il primo singolo da solista di Rosé. La YG ha comunicato che domenica 31 gennaio l'artista si esibirà con il suo brano durante il programma televisivo The Show. È stata la stessa Rosé a chiedere di potersi esibire prima ancora dell'uscita dell'album. Stando alle prime informazioni, sarà una canzone molto diversa da quelle fatte uscire insieme al resto del gruppo, che avrà come caratteristica principale la dolcezza. Ci accomodiamo in poltrona, con le orecchie ben aperte, pronti a essere cullati e sorpresi. Sarà come essere tra le braccia di una delle Blackpink, non come nel loro ultimo video in cui si fanno abbracciare da uno strano tizio che non abbiamo capito bene chi sia. Gli Stray Kids hanno annunciato il loro primo fan meeting online. Il 20 febbraio alle 7 del mattino in Italia, ma alle 15 in Corea, i ragazzi della JYP Entertainment abbracceranno virtualmente tutto il proprio fandom con l'evento Love Stay Stray Kids X, che è scritto SKZX, che sembra un codice fiscale. Nell'immagine usata per l'annuncio, i membri del gruppo sono ritratti nelle vesti di investigatori, un concept che non può che incuriosire tutti i loro sostenitori, che si stanno già travestendo a loro volta da Sherlock Holmes per saperne di più. Incredibile successo per Devil, il primo album degli One Us. Nella prima settimana, trascinati dalla carica del singolo No Diggity, hanno venduto 74.800 copie, battuto di gran lunga il risultato ottenuto nello stesso arco di tempo dal loro quarto album Lead. L'impressione è che possa essere solo l'inizio, perché l'energia e la maturità dimostrata nel loro nuovo lavoro sembra promettere davvero molto bene per il futuro. Che possa essere l'anno della loro consacrazione tra i big del K-pop? Visto il nome dell'album, potrebbe essere il loro diabolico piano. Beh, è arrivato il momento che tutti adorate, perché ormai sta diventando l'idolo delle masse ma anche delle massaie, e il nostro Simon ora ci allieterà con un Accadde oggi, con il nostro salto nel passato. A te la parola, Simon. Amici, ciao a tutti, ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde oggi. Se mi sentite particolarmente contento non è perché mi è arrivato l'album degli 80s di cui parlavo qualche settimana fa, anche perché non ho ancora compiuto gli anni, ma è comunque per il grande affetto che sto ricevendo da voi. Mi avete inondato di lettere provenienti anche dal Vietnam e per fortuna ho Ivan che è esperto di lingue orientali e me le traduce. Prima di iniziare ci tengo a salutare uno dei miei fan, Salvatore, detto Tore, di Pisa. Ciao carissimo, scrivi un po' storto, ma ti voglio tanto bene. Parlando di cose serie, oggi vi riporto al 29 gennaio 2018 per riscoprire The Perfect Red Velvet del Red Velvet, un album che inspiegabilmente mi ha fatto venire una certa fame. Si tratta, per la verità, di una riedizione dell'album Perfect Velvet, uscito a novembre 2017, che conteneva quel mega tormentone che è Peekaboo.
Alle 9 tracce già presenti sono state aggiunte Alright, Time to Love, ma soprattutto Bad Boy, singolo di lancio che conta oggi 300 milioni di views qui su YouTube. L'ho ascoltata prima di registrare e non me la tolgo dalla testa. Vabbè, torno ad ascoltarla. Ciao! Grazie al nostro Simon, oggi era felicissimo in una maniera incredibile, lo ringraziamo tantissimo e allo stesso modo ringraziamo voi per averci ascoltato fino all'ultimo minuto di questa puntata di K-News. Come sempre vi invitiamo alla prossima settimana, ma vi consigliamo di iscrivervi alla nostra pagina perché stanno arrivando delle novità veramente interessanti, una cosa un po' particolare che vedrete nei prossimi giorni sul nostro canale. Grazie a tutti e alla prossima settimana.